C'è un albero di agave che vive sulle rive del mare, anche sugli anfratti rocciosi. Gli basta poca terra per prosperare. Raggiunge a volte delle dimensioni veramente molto grandi. Ma questo albero ha una caratteristica. Nella sua vita fa un fiore soltanto, un fiore bellissimo, grande, di colore bianco. Dopo aver offerto alla natura questo bellissimo fiore, quest'agave muore. Così ci sono in natura le piante. Per fornire il loro legname devono morire. Cioè, per esempio c'è anche il grano. Quando sotto il calore del sole secca, diventa biondo, colore dell'oro. Allora veramente dà il proprio frutto. Così si può dire che la legge della natura, una legge che domina tutto il suo funzionamento, è l'altruismo. La natura fornisce abbondantemente tutti i suoi doni, senza chiedere nulla in cambio. La legge dell'altruismo è quella su cui essa è basata. Ci sono solo gli uomini che si sono distaccati da questa meravigliosa legge naturale. Hanno cominciato a basare la propria vita sull'egoismo. In quest'epoca di Kali Yuga, età del ferro, tutto è basato sull'egoismo in definitiva. Se uscite di qui dal centro dell'uomo, qualunque cosa voi vogliate comprare, vogliate avere, dovete pagarla. Tutto è basato su dare per ricevere qualcosa in cambio. Non c'è niente di veramente altruistico. E questo ha reso la vita dell'uomo estremamente complicata e essenzialmente infelice. Perché l'uomo vive attanagliato, letteralmente inseguito dai suoi continui desideri. Qui nel centro dell'uomo è il luogo dove l'egoismo umano cade al suo livello più basso e dove la legge dell'altruismo e del servizio ha riacquistato vita. Qui ognuno presta il proprio servizio in base alle sue capacità e riceve gratuitamente in cambio tutto ciò di cui ha bisogno, senza bisogno di pagare un solo centesimo.
Così il Cristo diceva, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per amore mio, lui la guadagnerà. Che cosa significava questo? Anche noi, come l'albero dell'agave, se vogliamo dare la nostra piena fioritura, dobbiamo imparare a morire. Morire al mondo dei sensi, morire al nostro piccolo ego, elevarci al di sopra della coscienza fisica e cominciare la nostra vera vita, la vita dello spirito. Impara a morire in modo da cominciare a vivere, dicono appunto i maestri. Sono stato crocifisso in Cristo, diceva San Paolo, e ora non sono più io che vivo, è il Cristo che vive in me. È la morte nel Maestro, di cui parlano anche i mistici musulmani e i sufi. Quando moriamo nel Maestro diventiamo il Maestro stesso. Come diceva Mansur, io sono diventato colui che amo e colui che amo è diventato me. È una meravigliosa alchimia che si può realizzare solo per mezzo della meditazione, sotto la guida di qualcuno che l'abbia realizzata, che sia venuto su questa terra con questo incarico, a ricondurre alla propria dimora celestiale le anime prigioniere della tenebra di questo mondo illusorio, condurle al di là della prigione dei sensi e della mente, quella che viene chiamata appunto dai maestri il proprio karma, i 1000 legami che ci incatenano al mondo materiale. A volte qualcuno siede in meditazione ma non riesce a elevarsi, a contemplare dentro di sé la luce divina, manifestazione di Dio, ascoltare il suono celestiale. Perché non si riesce? Perché la mente si frappona con i suoi 1000 desideri o le preoccupazioni del momento, problemi di ogni genere. Tutte queste ramificazioni della mente sono come un velo fra il nostro spirito e la contemplazione di Dio. Il maestro, al momento dell'iniziazione ai misteri dello spirito, apre il nostro occhio interiore e ci dà un raggio della visione divina, apre il nostro orecchio interiore e ci fa ascoltare qualche nota della musica delle sfere, la vibrazione divina che permea l'intera creazione. Ma poi dobbiamo mantenere il nostro occhio e il nostro orecchio ben aperti per mezzo della meditazione regolare. I mistici musulmani chiamano questa via la via regale, perché è la più alta di tutte le vie. Ci lega
alle corde divine della luce del sonno celestiali che emanano dal paradiso superiore. Non c'è nessun altro sistema. Possiamo fare miriadi di pratiche, no? Fare pellegrinaggi ai santuari, ascoltare canti, fare rituali, ma tutto si svolge a livello dei sensi. Questa via è anche chiamata in Oriente Sant-Mat, la via dei maestri del più alto ordine. È quella che conduce appunto infallibilmente alla meta. E chi ha raggiunto questa elevata realizzazione vive beato, sia in questa vita che poi nell'aldilà. Ma per calmare la nostra mente e i nostri sensi, dobbiamo imparare a vivere più per gli altri che più per noi stessi. Se desideriamo continuamente possedere questo, possedere quell'altro, no? Vogliamo che gli altri si comportino in un certo modo, non siamo in grado di assecondare l'ambiente che ci circonda. Vedete, l'acqua è considerata il liquido più nobile esistente nel mondo materiale. Perché? Perché si adatta a qualunque recipiente e poi scorre sempre verso il basso. L'oceano riceve tutte le acque perché è più in basso di tutti. Così dobbiamo essere simili all'acqua. Adattarci con allegria all'ambiente in cui viviamo, felicemente. Ma per fare questo dobbiamo essere armati di spirito di servizio verso gli altri. Gli uomini parlano continuamente di diritti, no? Diritti, ma mai di doveri. I doveri non piacciono a nessuno. Questo è il motivo per cui il mondo è così pieno di conflitti. Vorremmo cambiare gli altri, ma non siamo in grado di cambiare noi stessi. Gli ufficiali che vanno all'accademia, prima di diventare ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, partono dal grado più basso. Sono dei semplici soldati che vengono sottoposti a una dura disciplina. Quando hanno imparato a obbedire, allora possono comandare. Ma la cosa più difficile è imparare a dare ordini alla nostra mente, ai nostri sensi, acquistare quello che è chiamato l'autocontrollo.
Diceva Guru Nanak che per possedere tutto non devi desiderare nulla. Allora quando sarai privo di desideri, sarai tu a possedere tutte le cose. Gli uomini sono posseduti dalle cose, ne sono schiavi. Così la meditazione ci insegna a elevarci al di sopra della cosa che noi riteniamo più importante, il nostro stesso corpo. Quando impariamo a dimenticare anche il nostro corpo, a elevarci al di sopra della coscienza fisica, allora apriamo veramente la strada verso la beatitudine perpetua. È l'unico mezzo infallibile. La gente cerca di essere felice per possedere questo, possedere quello, no? Avere ricchezze, nome, fama, apparire agli occhi degli altri. Sono tutte illusioni che da un momento all'altro possono essere seguite da delusioni. Solo quando abbiamo imparato a dominare noi stessi, allora veramente possediamo l'intero cosmo. Ma la chiave di volta, naturalmente, è la meditazione, che ci conduce su piani che sono sempre più elevati. E ci fa vedere questo mondo dall'alto, come era avvenuto a San Benedetto. Una volta spanse a tal punto la sua coscienza che vedeva il mondo come una piccola sfera. Se saliamo su una collina, tutto pare piccolo, insignificante, anche i nostri problemi si dissolvono. È il monte della trasfigurazione, di cui parlava appunto il Cristo.